Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoter Report, ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. E prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarlo con il vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana partendo proprio dalle vostre energie, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo la donna, o gentildonna, che ovviamente in letture generiche può rappresentare sia voi stessi, la vostra energia o anche una persona, in qualche modo da valutare, da osservare, da attenzionare e che potrebbe essere forse utile per certi aspetti. Quindi il richiamo è alle relazioni, alle vicinanze, a chi ci confidiamo, di chi abbiamo bisogno di aiuto per noi stessi, può voler dire che dobbiamo sfruttare la nostra intelligenza, la nostra saggezza, la sensibilità, l'intuitività e queste possono essere molto, molto utili. Io direi soprattutto un campo affettivo, sentimentale e relazionale. Poi troviamo proprio come carta centrale il fanciullo, in questo caso, il bambino che, è vero può anche parlare, di noi, nel senso di essere aperti, di essere socievoli, di, avere intraprendenza, mettersi in moto verso qualcosa e infatti parla anche di nuove possibilità, notizie e occasioni che possono aprire a un nuovo inizio, cose nuove in senso lato. Anche una settimana che tendenzialmente può essere abbastanza positiva, spensierata e con qualche occasione di divertimento. Poi troviamo il cuore è bellissimo, direi soprattutto in ambito, lavorativo, economico, anche di vostre passioni, perché appunto questa è la carta che ci parla di amore, di dedizione, di cura e attenzione, emotività, intensa, forte e anche le emozioni proprio da utilizzare, nelle cose che ci piacciono, nelle cose che ci coinvolgono particolarmente. Direi che è una settimana abbastanza intensa e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi sono segni di acqua, cancro, scorpione e pesci e, quelli diciamo soprattutto, e poi troviamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Per quanto riguarda l'ambito amore, ovviamente, parliamo principalmente coppia single, però alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni, ai rapporti più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare queste varie indicazioni. Dove troviamo la carta della fratolina che è abbastanza positiva. Poi abbiamo la viola. Diciamo che abbiamo una settimana, che si sviluppa, in una fase iniziale soprattutto nella riflessione, nella pazienza e nella contemplazione, in attesa di una svolta decisiva o di fare, una scelta o di, condividere, confessare, dichiarare, dire qualcosa effettivamente per varie motivazioni. Magari avete bisogno di coinvolgere l'altra persona, oppure una persona amata, magari,
di proporre un progetto o un'idea, direi di aspettare il momento giusto. Ecco perché la pratolina salta fuori proprio a darci quelle indicazioni di attesa e di valutazione. Magari prima di, pensare meglio, di riflettere attentamente con se stessi e poi di aprirsi e di condividere. Diciamo che, tutto è abbastanza favorito, quindi qualsiasi tipo sia la condivisione, la proposta, diciamo l'idea, quello che volete raggiungere, diciamo che ci sono, dei presupposti molto, molto favorevoli per la realizzazione. Infatti troviamo la rosa che parla proprio di unione felice, parla di fusione perfetta tra, sia l'aiuto, il sostegno, il sentimento e la passione e quindi anche di intesa profonda che può portare a realizzare dei desideri e dei progetti importanti. Questo vale anche per alcune relazioni più importanti per voi e per i single vuol dire che, diciamo, qualcosa sta evolvendo, soprattutto se c'è una conoscenza e una frequentazione in corso, quindi pian pianino qualcosa si va a consolidare. Per chi non è nessuno effettivamente, proprio la carta della pratolina, portando contemplazioni e pazienza, ci potrebbe essere una svolta decisiva, sia, perché desiderate dare una svolta in questo ambito, oppure potrebbe esserci qualcuno che si palesa, forse che non sentivate da un po' di tempo, oppure finalmente magari, potete decidervi ad aprirvi, a darvi un nuovo inizio, nuove possibilità. Infatti alcune carte possono anche parlare di nuove conoscenze, di sicuro un qualcosa che va a cambiare proprio nel corso della settimana. Per quanto riguarda adesso la parte più materiale del lavoro e delle finanze, vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo vecchia signora, a parte che avere a che fare con delle persone magari sagge, una persona in particolare che vi può aiutare, consigliare, diciamo proteggere sotto tutti i punti di vista, spesso si può riferire anche a quelle cose che ci portiamo dietro e che dobbiamo risolvere, dobbiamo concludere, dobbiamo sistemare e quindi questa carta ci chiede, di, essere molto obiettivi, razionali, cercare il più possibile di andare a smaltire tutte quelle cose che, appunto non siamo ancora riuscite a fare. Questa sì, è vero, potrebbe essere la settimana giusta anche per apertura, collaborazione, per portare avanti un vostro progetto, soprattutto se, avete bisogno di, coinvolgere o chiedere l'aiuto di qualcuno. Infatti il messaggero porta proprio all'arrivo di notizie, di una visita, di ospiti, di, incontrare, qualcuno, quindi parla di contatti, nuovi contatti, idee, iniziative, possibili spostamenti, o anche eventi e situazioni abbastanza, stimolanti per voi. Stimolanti e l'abbiamo visto sin dall'inizio che un incontro, un qualcosa nello specifico vi infonderà una nuova energia e vi porterà, prima di tutto a dare più intensità, più passione, più voglia di procedere nelle cose che state facendo, che sia il lavoro o anche per la ricerca e quindi aspettatevi nuovi sviluppi in questo senso. Dico lavoro perché magari c'è più spinte, ci possono essere anche delle nuove proposte interessanti, ma anche per chi è alla ricerca, soprattutto per chi magari vuole fare un qualcosa a livello indipendente oppure vuole integrare un proprio lavoretto, un qualcosa che già sta facendo con altre cose che però vi possono appassionare particolarmente e possono essere anche interessanti per sviluppi successivi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!